Buongiorno, guarda che posto. Stavo dicendo, guarda che silenzio, ma il silenzio non si vede. Buongiorno, per voi sono passati 5 minuti, eh? Anzi no, 5 secondi. Devo pettinarmi la barba, non l'ho ancora fatto. Ragazzi, siamo qui, come promesso ieri, vi faccio vedere dove siamo. Questo qua è il parcheggio, che è, devo dire, silenzioso. A parte le 6 del mattino che c'erano gli uccelletti su sti alberi che facevano un casino dell'ostia, però va bene. Qua c'è il gioco della petanca. Questo qua è il gioco della petanca. Cos'è il gioco della petanca? Le bocce. Noi pensionati adoriamo le bocce. Peccato che non ci sia un cantiere qua. Manca, bisogna andare al comune e dirglielo qua di mettere un cantiere, se no ti annoi, ecco. Vabbè ragazzi, pensavo ci fosse il sole perché prima quando abbiamo fatto colazione c'era un raggio di sole che è un buco azzurro che ce l'ha in fondo e quindi niente, oggi abbiamo deciso che vogliamo andare a Granada dove c'è un'area camper gratuita dove ci eravamo già fermati all'andata quando siamo venuti a ottobre, che è molto grande, in piano e c'è, se non sbaglio, carico e scarico. Dobbiamo fermarci lì perché vogliamo fare innanzitutto un po' di biciclette perché ieri ho guidato tutto il giorno alla fine e oggi dovrò guidare tutto il giorno perché l'idea non è fermarsi al confine come avevamo detto perché sta arrivando un vento dell'ostia e allora arrivare possibilmente fino a Montpellier perché abbiamo visto che domani mattina presto partendo diciamo l'area è alle spalle ma poi va aumentando, addirittura si parla di raffiche da 70-80 km/h che col camper è meglio non prendere, quindi diciamo che anticipiamo un attimino i tempi e facciamo già una mezza tappa in Francia, anche se non adoro fermarmi a dormire in Francia. Abbiamo trovato un parcheggio che sembra essere insomma interessante. Detto questo, andiamo. Guarda qua che grigiume, gli alberi spogli, tutto brutto. Sembra di essere un po' sulla statale che va a Malpensa. Cassano Magnano. Questo è il Sesia. Intendo il Sesia quello giù, quello a Castelletto Ticino. A Castelletto Ticino c'è Sesia, magari il Ticino. Volevo dire Serravalle Sesia, dai, mi sono sbagliata. Tutti sti nomi doppi che ci sono lì. Eccoci arrivati. Il centro di Girona, non è il centro, è un quartiere periferico. Quest'area sosta che avevamo visto a ottobre, al momento, viste le recenti piogge, è un po' infangata. Molti sono parcheggiati qua, su strada, quindi mi sa che faremo anche noi così. Troppo fangola. Adesso spengo. Ricordate che ieri abbiamo avuto il problema, no? Allora, questa mattina, lasciando il camper con la EcoFlow attaccata, è ripartito. Adesso farò la stessa cosa. Lo lascio in manutenzione e vediamo se riusciamo a partire, se no restiamo qua. Perché purtroppo la nostra batteria credo che sia completamente partita per un semplice motivo, perché il generatore carica, perché lo vedo la carica del generatore che arriva, però quando è piena la batteria dopo 5 minuti il voltaggio scende, quindi vuol dire che la batteria al piombo ci ha salutato. Vabbè, quello che faccio adesso è praticamente dirgli ricarica inversa e manutenzione della batteria. In questo caso io lo lascio a ricarica inversa, vedete che c'ha 13,6 perché è stato collegato fino adesso, però vabbè. Niente, sa da cambiare. Sì. Ottimisti noi. Quello che avete appena visto è la cattedrale gotica di Santa Maria, che è seconda soltanto a San Pietro. Siamo qua in questa piazza e dietro di noi c'è tutta la gente che tocca sto santino. Devo andare a scoprire che cos'è. Questa è l'antica leonessa, ho scoperto, che era diciamo una colonna all'interno di una villa romana, ok? È un simbolo araldico di questo che era uno stato, almeno così si narra, c'è scritto. E praticamente cosa fanno? Tutta la gente che viene dovrebbe toccare il culo alla leonessa, ma non so perché non toccano quello, ma vanno a toccare quello della placca in bronzo che c'è lì, che
Cioè, l'originale è questo. Io lo so perché. Perché? Io per quanto possa provare, non ci arriverò mai. Tocca il culo lì, andiamo, va. Porta fortuna. Bravo, tocca. Che visto la batteria di fortuna ne abbiamo bisogno. Eh sì. Cattedrale alle spalle e fra le due viuzze siamo sul fiume Ognar, dove c'è il quartiere Ognar e le case vengono chiamate Ognar, molto semplice, che sono case caratteristiche perché è la classica architettura riconoscibile di Girona. Perché forse non l'abbiamo detto, ma siamo a Girona. È la particolarità di queste case molto colorate che si suppone di estate, diciamo, si riflettono i colori nel fiume Ognar omonimo. Non oggi, potete vedere. Sì. Sono belline, colorate, Si irregolari. riflettono un po', però il marrone non è proprio l'ideale, diciamo così. Vabbè, noi continuiamo la nostra visita fra nuvole, vento e goccioline che arrivano, quindi andiamo. È pieno di palazzi barocchi. Guarda che roba. Però è tutto molto grigio. È tutto molto grigio. Grigio pietra. Hanno anche queste farmacie antiche. Avranno anche una storia tutti questi palazzi antichi, ma per il momento tra il brutto tempo, il freddo e le piante spoglie è tutto molto austero. Quest'altro ponte ha un'altra visuale più colorata. Abbiamo preso un caffè con vista Gange. Tac. Prima che piova di nuovo lasciamo il Gange e torniamo da Bruto. E rieccoci nel nostro parcheggio. Siamo entrati un attimino per fare acqua. Facciamo acqua, un adattatore utile, bisogna avere adattatori per tutte le forme, ma questo serve per metterlo lì, e non bisogna neanche tenere la canna. Adesso si apre e io mi lavo, giusto? Ho paura? Troppa pressione? Quello parte? Ragazzi, parte perché c'è la cofrua attaccata e andiamo in Francia. Eccoci al confine con la Francia, la Jonquera. Qui siamo in Catalogna, si parla catalano, infatti al supermercato, un accento non tanto andaluso, ma più piemontese. Qui si fa l'ultimo pieno, poi via si entra in Francia. Je suis Maurice, comment t'appelles? Je suis Maurice, le croissant et le bout de vin. C'est pas la manière. Buongiorno! No, non è Mauri. Mauri è qua. È meglio lui comunque oggi. Eh sì, infatti, oggi Mauri è uno straccio. Ci siamo rincontrati con i nostri amici, quelli della radiolina dell'altro giorno, vi ricordate? Ecco, ci eravamo un po' separati, adesso ci siamo rincontrati. Ci separiamo di nuovo, perché abbiamo ritmi diversi. Nel frattempo, Io Mauri... sono influenzato, non ho dormito tutta la notte. Il mio ritmo sarà guidare un'ora, dormire un'ora, guidare un'ora, dormire un'ora. Fine delle trasmissioni in Francia, dovremo arrivare a Sanremo, ci parcheggiamo lì, dopodiché mi riposo e dormo. Ma non è che possiamo andare in treno, magari? Questo infatti è il nostro parcheggio di stanotte, silenzioso, il treno non si è sentito, posto qui ce n'è, molto bene, si va. E la batteria anche questa è andata. 2 su 2. Comunque sì, 2 su 2.
Merda. Totale che la batteria è morta e non c'è modo di ricaricarla perché è proprio morta. Quindi ogni tanto riusciamo a farla partire con la EcoFlow che la ricarica al momento, però non mantiene la carica. Ecco, questa è la situazione. Ça. Dopo aver pagato 108 euro di caselli in Francia, bene, €26,30. Prendiamo un'autostrada anche in Italia. €9,90? Ah, beh dai, siamo economici in Liguria. Facciamo il Col di Nava che è più veloce, peccato che è congelato, c'è la neve, ha piovuto, c'è il disgelo del fiume. Tutto il limite dei 50 all'ora, anche andiamo molto di più però. Allora ragazzi, visto che abbiamo questa strada da fare, facciamo due considerazioni. Ottimo, la EcoFlow mi ha risolto il problema finché la batteria non era in corto, dopodiché la batteria è andata in corto e mi ha mollato lì, nel senso che per quanta energia gli davo la buttava via, la sprecava. Abbiamo messo l'altra batteria che avevo sotto, l'altra buttata via, è partita la mattina tranquillamente. Oggi, mentre stavamo rientrando, anche questa qua ha iniziato a scaricarsi. Che erano due batterie vecchie? Sì. Che erano tutte e due arrivate quasi a zero, quindi possono essere rovinati gli elementi? Sì. L'alternatore l'ho controllato e carica, non lo so. Sto facendo delle considerazioni, sto cercando di scartare le n cose, potrei avere una dispersione, anche quella è possibile, però finché non mi fermo e non la provo e non metto una batteria che sono sicuro che è perfetta, non riesco a capire. Detto questo, dalla Liguria che ci dovevamo fermare abbiamo deciso di proseguire e andare nel Cunese dove c'è una persona che ci aspetta, che ha una batteria per me pronta, e vediamo un attimino. Qualche uscita, ma molto originale che ho fatto, vi piace? Ah ragazzi, dai che siamo qua, adesso ve lo spiego. Ieri dov'è che ci eravamo lasciati? Stavo guidando e non potevo fermarmi perché sennò Bruto non partiva più. E quindi cosa ho deciso di fare? O meglio, cosa abbiamo deciso di fare? Di proseguire il nostro viaggio e andare direttamente alla tappa successiva, dove c'è Domenico, che forse tra un po' lo vedrete. Praticamente mi ha detto: vieni qua che c'è una batteria che non uso e te la do. Quindi ho parcheggiato nel suo, o meglio, non è proprio suo, diciamo il vicino, nel suo vicino, nel giardino del vicino, che l'erba è sempre più verde, ve la faccio vedere. Eccola qua, ma soprattutto ce n'è tanta. Vabbè, basta sparare stronzate. Praticamente adesso sto aspettando che lui si svegli, ma forse c'è anche già svegliato, ma comunque venga a portarmi la batteria per vedere se parte. Però, visto che ieri abbiamo viaggiato tutto il giorno, quando sono arrivato ho fatto la prova di farlo ripartire ed è ripartito, facciamo così: io adesso le batterie che sono quelle vecchie che le ho ancora sotto, provo a vedere se partono. Si sa mai, magari si sono caricate ed è a posto così, perché ho un dubbio che ci sia una dispersione di corrente. Però non me lo posso levare finché non metto la batteria nuova, che sono sicuro che è nuova e funziona. Vabbè ragazzi, fatemi fare questa benedetta prova e dopodiché ci aggiorniamo. Eccoci, prova del 9, io rimango qui dietro, tanto non dobbiamo partire. Accendo qui, vedo già le luci che si abbassano. Scaldare candelette, 10-12 secondi, poi tirare bottone.
Tu ti ha sputato proprio, ha fatto proprio niente. Però colgo l'occasione, memoria di quello che è successo, già lo volevo fare, o meglio, l'ho pensato prima di partire, mi servirebbe, aspetta, adesso ve lo faccio vedere perché nel frattempo me lo sono fatto arrivare a casa di Dome, mi servirebbe qualcosa in caso di emergenza, in caso la batteria in mezzo al nulla ci mollasse, e ho preso uno starter, ok? Quindi a questo punto, visto che la batteria è moscia, facile farlo partire con lo starter, almeno sono sicuro che questo funziona. Bene ragazzi, questo qua è lo starter che ho comprato, o meglio, il booster, scritto Booster. Se non lo sapete, cos'è? Questo qua serve per far partire, diciamo, camion, macchine, perché ha un 6000 ampere di spunto, cioè quindi la botta che gli dà, ed è una batteria portatile che oltretutto l'ho presa che c'ha anche la torcia, si sa mai, ma soprattutto c'ha anche il gonfia delle gomme, che arriva fino a 10 bar più o meno, 160 psi. Ora, questo qua col suo cavetto lo colleghi lì, non ho ancora capito bene come funziona, quindi devo ancora vedere le istruzioni, e lo usi per fare l'avviamento. Adesso ve lo faccio vedere, è molto semplice. Oltretutto, nella sua confezione arriva con, non lo sapevo, guantini, che fanno sempre bene per non sporcarsi le manine, col suo cavetti, positivo e negativo, e poi questo qua che è il tubetto per gonfiare le gomme. L'attacchi è, insomma, comodo, ecco. Però vabbè, questo è un di più, ok? Adesso leggo le istruzioni. Ah, questo qua si carica con l'USB, quindi una volta che l'avete usato lo attaccate alla cindesigari, quando carico lo mettete via. Bisogna infilare questi qua, vabbè, positivo, positivo, negativo, negativo della batteria. Non ti puoi sbagliare, c'è solo un senso. E dopodiché con le campane che ci assistono, schiacci, accendi, e qua c'è il pulsante boost, non so se si vede, boost. Lo accendi qua, 100% la carica, schiacci boost, perché non viene scritto boost. Se non è attaccato alla batteria non fa niente, sai? Esatto, quindi è attaccato alla batteria. Positivo col positivo, che le chi accendi, schiacci il boost, ha fatto tic, e si cerca qua. E adesso devo provare a farlo partire. Vado io? E tu? Sì, tu stai lì. Non guido, ma qualche volta posso accenderlo. Va bene, devi scaldare le candelette, ricordatelo. Lo so. Candelette? Premi a fondo, vai. No, aspetta, c'è qualcosa che non va. Si è spento. No, 71%. Ha provato a fare quello che doveva fare. Vai, scalda. Vai. Ok, batteria super morta, te l'ha fatto partire. Però devo dire una cosa, secondo me ti dà 2 cariche, forse 3. Perché ho visto adesso praticamente la prima è andata a vuoto perché abbiamo sbagliato un'ora. La seconda, scaldando bene le candelette, che ciucciano, si è abbassato un 30-40% subito la carica. Quindi vuol dire che si consuma parecchio. Adesso lascio girare un attimo che si scalda, vedo Dome che è arrivato in questo momento a portarmi la batteria nuova e faremo la seconda prova. È arrivata la batteria nuova, è una dimensione un pelo diversa, adesso vediamo come infilarla. Ah, ci tengo a precisare una cosa, quello starter lì l'ho comprato io con i miei soldi, non sono sponsorizzato da nessuno, costa più o meno 100 euro, era un'offerta, se non sbaglio costava 126, ma l'ho trovato a 100 scontato. Comunque vi metterò il link qui sotto in descrizione, se voi comprate tramite il link di Amazon che mettiamo, guadagniamo lo 0,0001%, insomma male non fa. Dai, adesso però vado avanti a lavorare. Svita i bulloni che li avevi appena avvitati. E senza occhiali non vedo nulla. Sorpresa. Giusta giusta. Ecco la nuova già messa. Ragazzi, per farla entrare ci ho messo mezz'ora perché è proprio a millimetro. Adesso facciamo la prova e vediamo un attimino. Dai, accendi. Dai, accendi. Partito, la batteria è carica. Adesso lo lascio girare un attimo, la spengo, ma la prova del 9 sarà questo pomeriggio stasera, quando dopo che 12 ore che l'è attaccata, se ha tenuto la carica o meno. Ci rivediamo stanotte. Mi apri che do una sbirciatina all'olio, visto che abbiamo fatto tutti questi chilometri. Manutenzione, tergicristallo che si sposta. Abbiamo perso un tappino. Aspetta che apro. Devo andare qui sotto. Altro? Sì, l'olio che c'è lì sotto. Vediamo. Non lo so, dove stiamo andando? Residenza reale. Esatto.
Ma non andiamo a visitarla oggi. Oggi Almeno andiamo. non oggi. Cosa stiamo andando a fare? A prenderci un caffè con Dome. Guarda, adesso ti trovi. Guarda il Mauri come guarda le brioche. E le focacce lì devono. Ma non le mangio, sono No, no. Ti messi così e poi tu c'era la strada e Nel frattempo che aspettiamo che la batteria rimanga carica e non si scarichi, siamo qua in camper che stiamo facendo una cosa nuova, una cosa che voi non sapete che abbiamo, ma che quanto? 3 settimane che ci portiamo dietro. Adesso Marina vi farà vedere che cos'è. La new entry del nostro canale Cosa mangi? è quello che potremmo definire una nuova mascotte, che è viva, è come fosse un animale da compagnia, ovvero il kefir. Sbubba. Qualcuno di voi sa cos'è il kefir? Scrivete qui sotto, qui. Il kefir sostanzialmente sono dei batteri, I fermenti. dei fermenti, subito ripreso, Sono vivi? sono vivi e hanno un nome, si chiamano brutini. No. Calcola che saranno tipo 899 fermenti, ognuno ha un nome diverso, quindi devi inventarli tutti. Brutini, appunto. E cosa fanno? Loro prendono il latte, sostanzialmente fanno acidificare il latte e creano il kefir, che è un latte acidificato, che oltretutto fa benissimo perché è carico di questi fermenti, mangia la lattosa. Quindi ok? rimane senza lattosio. Quindi rimane senza lattosio, quindi chi ha problemi di intolleranza lo può utilizzare. Fa bene perché dicono che regola quello che è la digestione, quello che insomma tanti problemi, colesterolo, fa bene per la dieta. Infatti sono dimagrito. La cosa interessante è che noi abbiamo scoperto che allungato con un po' d'acqua, con un pochino di sale, sembra l'Airan. Ragazzi, l'Airan, quella roba turca che noi amavamo bere come i turchi mentre si mangia la carne. Grazie oltretutto a Marina e Maurizio, che non siamo noi, ma sono altri 2 viaggiatori che si chiamano Marina e Maurizio, che sono venuti a trovarci e hanno detto, siccome questi si moltiplicano e si Perché regalano. Marina e Maurizio si moltiplicano. No, si moltiplicano i batteri, i cosi lì, il kefir, dopo vi facciamo anche vedere. E poi, insomma, nei tanti li regali, loro ce l'hanno regalati e ha detto fatelo. E noi abbiamo detto ma certo, e quindi alla fine accettato e adesso kefiriamo tutti i giorni praticamente. E cosa facciamo? Lo giriamo e lo filtriamo. Eccolo qua, questo yogurt qui è il risultato che abbiamo colato e domani mattina ce lo beviamo. Adesso lo mettiamo in frigo. Questi invece sono i fermenti che adesso rimettiamo col latte nuovo. Guardali. Buongiorno! Mentre io sto cercando di svegliarmi, Marina è già all'opera. Sto tirando via le lenzuola del letto. Approfitto per far vedere il nostro materasso, Sì. che non è un reale materasso come tutti i vostri materassi di casa, ma è stato un acquisto online di una spugna ad alta densità che non è andata male fino adesso. Il problema è che ora iniziamo ad avere più anni, quindi più mal di schiena. Il mio mal di schiena mi obbliga ad avere qualcosa in più di una semplice spugna. Successo qua ragazzi, questa è la nostra zona notte, quella che abbiamo fatto noi a mano, così abbiamo allargato il nostro letto fino a 140 con prese d'aria fatte da Mauri e quindi oggi si è capito che è una giornata tutta dedicata a Bruto, ma forse più che altro alle nostre schiene. Alessandro, vieni qua che ti saluto. Adesso poi vi spieghiamo dove siamo, tanto c'è scritto qui dietro il contrario, quindi se siete bravi adesso poi lo leggete. Ma siccome è una cosa che io odio, colori, vi ricordate, no? Il grigio, ecco, lascio tutta la parola e tutta la spiegazione a Maria. Siamo appena Dai. arrivati, io ancora non so bene che cosa devo vedere, quindi che cosa devo vedere? Quindi facciamo sorpresa. Vai. Sorpresa, vai, Questo in diretta. è il materasso che reggerà anche Mauri. Ostia. Questo è il materasso e... oh, guarda! Senza cappa. Bellissimo! Personalizzato. Ma che bello, questa è una sorpresa, ma non ce l'avevi detto. Guarda che ma dai! Sorpresa. Ma allora aspetta, adesso vi spiego perché sennò non capite niente. Oh, wow, le solite pulecciucche come si dice, no? Siamo nel negozio Dolce Notte, che è il negozio che mi sta salvando la mia schiena, perché fa materassi su misura. Siccome tutti i camper hanno delle particolarità, a volte sono storti, sono corti, sono alti, non sono standard i materassi che oggi troviamo nei camper, e la gente che li vuole cambiare, soprattutto perché adesso si vanno comprando camper nuovi e anche vecchi, e quelli vecchi magari non hai voglia di dormire su un materasso che ci ha dormito magari sudato altre 20 persone prima di te, quindi cerchi di fare dei materassi su misura. Ma Dolce Notte, in questo caso Alessandra,
Alessandra, l'abbiamo conosciuta tempo fa grazie ad un amico e ci ha detto ma perché non cambi tuo materasso visto che hai mal di schiena, e ci ha proposto questo materasso fatto su misura, fatto da un'azienda specializzata. Se non sbaglio mi dicevi che lo fanno per i camionisti, giusto? Anche per i camionisti, certo. Sì. Tutte le esigenze personalizzate, su misura, anche la qualità, anche I l'altezza. camionisti è gente che ci vive, ci dorme Sì. tutti i giorni come lo facciamo noi, e quindi devono avere È dei prodotti importantissimo. di Sì. qualità. Questo è il vostro, è stato fatto su misura perché voi avete solo uno spazio di 186, in più l'altezza doveva essere solo 10, quindi è poliuretano, alta densità, traspirante, foderato tutto con questa fodera di aloe vera, tutto bordato. Però scusa, tu mi hai detto materiale, resistenza, alto poliuretano, perché? Vuoi dire che Perché? peso tanto? Perché? Perché è importante. No, È io... molto importante. Questi materassi si possono fare anche con il memory, quindi ci sono delle lastre che partono da 2 centimetri in su, e quindi si potrebbe fare un materasso da 10 più 2 di memory. Per voi non era necessario, questo è quanto. Vabbè, noi abbiamo scelto da 10 perché abbiamo un problema di spazio, proprio d'altezza quando il letto va su. Ci sono camperisti che lo fanno da 15, da 20, potete farlo come volete proprio sulle vostre esigenze. Io, ovviamente ho detto, peso, Marina un po' meno, però io tanto meno, scusate, mi ha guardato malissimo, e quindi le mi ha detto ok, hai bisogno di questo. Diciamo Alessandra ti consiglia anche in base un attimino a quello che è la tua esigenza, cosa che oggi sul mercato sinceramente io non ho ancora trovato. Poi se l'avete trovato voi siete bravi, però a me Alessandra proprio mi ha coccolato. A seconda dell'esigenza del cliente, non solo il personalizzato è fatto per le misure, Certo. ma è come andiamo a strutturare il materasso, quindi Certo. questo è fondamentale. Andiamo a parlare di tutte le altre cose che Alessandra vende in questo suo negozio, Che si è dice? importantissimo perché stiamo vestendo il letto. Cosa vuol dire vestire letto? Quando mi ha detto così ho detto perché si veste. Sì, Ecco, io non lo sapevo. deve essere anche vestito bene. Ogni camperista ha delle esigenze diverse. Partiamo dal coprimaterasso. Non è più quello là acrilico grigio con la cernierona. Sono sempre copri materasso che vengono fatti su misura. E ditemi se dico la verità. Quando tu fai un materasso e poi vai a comprare le lenzuola, il coprimaterasso da un'altra parte standard, giusto? Poi ti se sbaglia. L'altezza 10 è difficile trovarla. Quindi tu ti trovi che il tuo coprimaterasso sborda di così. Lo infili sotto, quando ti siedi praticamente non è un coprimaterasso, è una coperta che tu hai messo sotto che non serve a niente perché te la porti dietro tutta la notte. Mentre questo invece fatto su misura lo stringe, giusto? Esatto, lo avvolge. Questo poi è un coprimaterasso massaggiante. Infatti sembra un po' tipo memory. Infatti è vero, io la prima volta. È morbido. Sì, molto morbido. Quindi, allora non sono proprio stupido. Questo fatto su misura ovviamente ti serve perché rimane fermo, non si muove. Esatto. Il massaggiante perché queste cose qua ti... Si chiamano effetto pietra. Massaggiare con la pietra non è bello. Questo è il primo vestito che noi andiamo a mettere al materasso. Bene, adesso io lascio di nuovo la parola a Marina perché quello che ho capito, il resto non voglio farmi figuracce. Ma andiamo avanti a vestire. Adesso le lenzuola. Le lenzuola noi le abbiamo scelte bianche. Il sotto è un sotto che All'elastico tutto giro, perché per i materassi dei camper o dei camion, come dicevamo prima, è necessario che il lenzuolo da sotto non abbia l'elastico solo negli angoli, ma tutto giro, esattamente come dicevamo prima Ok. del coprimaterasso. Quindi Ok. sono lenzuola fatte su misura. Possiamo dare il servizio sia del completo lenzuolo Ok. che solo il lenzuolo da sotto. Ognuno ha delle richieste che saranno diverse. E possono personalizzare, tipo in questo caso hai fatto il richiamo della scritta, ma potrebbero essere altre cose che secondo me ve lo faccio vedere dopo perché io ho già sbirciato una cosa. le lenzuola sono bianche perché le ha scelte Mauri, ma il trapuntino, quello primaverile mezza stagione, Anche questo. qua vestiamo con i colori che servono. Bellissimo. Tipo? Per brutto Tipo? è blu, canto da zucchero. È bellissimo! Come no? Questo qua invece è il copripiumino, quello che abbiamo scelto per il nostro piumino invernale. Aveva una misura particolare, io gliel'ho detta ad Alessandra, e il copripiumino è stato fatto su misura. Questa Cosa? era la sorpresa che ci ha fatto Alessandra. Per personalizzazione anche degli asciugamani. Però io adesso vado di là perché... Vieni Alessandra che mi devi spiegare perché io queste cose le ho già viste prima. Allora, vedi qua che c'è Beatrice, Nicola, questo qua chi è? Thomas e Alex. Chi sono? No, non lo sapevo.
Possiamo personalizzare degli asciugamani, comunque anche qua spugna 550 grammi, quindi sono di qualità. Possiamo personalizzarli sia col logo che col nome. Che è importantissimo anche per chi, sia per chi è in camper, sia per chi è in una barca, ma anche se volete per casa, cioè se in bagno siete in 4 e avete 4 asciugamani uguali, almeno c'è il vostro nome. Ok. Quindi Alessandra, tu ti sei specializzata per i camper, però tu non fai solo quello, i tuoi prodotti sono anche per la casa. Sì, ok? esatto. Dimmi così, in senso generale, che cosa trattate? In pratica si chiama Dolce Notte questo negozio, perché è dolce il mio cognome. Notte perché ci vestiamo per la notte. Quindi trattiamo i pigiama a partire dai neonati fino alle taglie conformate, ma anche per le case di riposo, perché tutti si dimenticano che gli ospedali e le case di riposo sono piene e le necessità sono sempre diverse. Perché ogni persona ha delle esigenze diverse. Abbiamo sempre i pigiami di tutte le stagioni, tutto l'anno. Partiamo dal neonato con le tutine fino ad arrivare alle taglie conformate, Mauri. Cosa hai detto? Ha detto Mauri. Trasformate, si parla di lei. Oltre al materasso abbiamo i guanciali, anche qua le esigenze sono tutte diverse, quindi il guanciale va provato e quello che uno preferisce. I completi letto possono essere fatti su misura, quindi chi passa di qua può scegliere la tinta unita, la fantasia, quello che desidera e noi facciamo fare il completo letto su misura. Tutte le aziende che tu tratti sono aziende straniere o sono aziende italiane? Tutti prodotti italiani di qualità. Sono messa gli occhiali per farvi vedere dove siamo, perché volevo farvi vedere. Tu ce li hai gli occhiali? Non ce li hai gli occhiali? Dolce Notte rimane sulla via Torino a Fossano al numero 70. Rido perché non me lo ricordavo, me l'hanno dovuto ripetere, però ora ho fatto sicuramente un taglio in questo momento. E la trovate aperta dal lunedì al venerdì e forse adesso anche il sabato. Anche il sabato. E se conoscete Grosso Vacanze, che è quello dei camper, è qua a 3 minuti, Sì, 4 km. Sappiate che siamo in quella zona lì. In più c'è anche un parcheggio enorme dove ci sta anche Bruto e questo è il negozio. Adesso lo montiamo e iniziamo a mettere materasso, mi fanno lavorare. Perfetto. Com'è? Mi sembra una figata. Adesso vado. Vai. Tanto la prova del 9 la faccio io. No! Che bello! No! Che figata! No ragazzi, non ci posso credere. Io mi sedevo qua, così quando... Ragazzi, sono emozionata, ma veramente. Abbiamo trovato questa azienda e ci siamo parlati nell'ultimo mese per creare un materasso personalizzato sulle nostre esigenze. Ti sorregge ma è morbido sopra, bellissimo, bellissimo. Ta-ta! Ragazzi, è una figata. Pronto, il letto è fatto. Guardate i dettagli, come i veri Vips. Personalizzato. Tutta la roba personalizzata. Ragazzi, adesso sali sopra e fai la prova. Che comunque già Marina è salita. Avevo già fatta prima la prova. Credo che ci farà dormire dei sonni tranquilli. Bene, io lo proverò stanotte e visto che sono già 3 notti che dormo male per il raffreddore, vi dirò domani se ho dormito bene. Adesso lei non c'è, Alessandra che ascolta, è veramente brava. Preparata. È preparata, sa tutto. Ci ha consigliato qualsiasi cosa. Questo qua, pur essendo di 10 cm, è come un materasso di casa, ma di quelli che sostengono bene, pesi come il mio. Anche io mi sono già sdraiato. Però domani sarà sicuramente la prova del 9 stanotte. Domani mattina vi sapremo dire. Sì. Buongiorno. Com'è andata? Benissimo, benissimo. Allora, devo dire una verità. Questo materasso stanotte è stato provvidenziale, perché col mal di schiena che avevamo ultimamente
Vero? La cosa incredibile è stata essersi affidati a un'impresa che ci ha consigliato e noi non abbiamo potuto provare il materasso come quando si fa, che ne so, vai all'Ikea, vai lì, ti siedi, ti sdrai, tocchi, provi. Non abbiamo potuto, ci abbiamo parlato mentre eravamo ancora in Spagna e abbiamo fatto preparare questo materasso per le nostre esigenze ed è risultato esattamente quello di cui avevamo bisogno. Quindi abbiamo dormito davvero bene. Sì. E adesso che siamo super mega riposati, più o meno la faccia non è che dice proprio questo, però ci va un attimo a ripigliarsi la mattina, può iniziare la festa. La festa è finita, si riprende con un nuovo problema. Dove ci sono queste casette che prendono il nome appunto di casette Ognar, perché appunto prendono il nome dal... ho detto un cazzo, aspetta. Siamo sul fiume, come si chiama? Non lo so. Fai che cancellare. No, dai, siamo sul fiume. Dai, fammi dimmi. E siamo venuti anche a fare la spesa, verdurine per Mauri, verdurine. Mauri, non ti girare. Non Guarda ti girare, cosa c'è. Mauri. Addio verdura. Allora, se vi tocca, anche perché il solito discorso è che io Ma non è che- no, io il colore non ne voglio neanche sentire parlare. Non è importante il colore. No, il colore, il sottoletto, il sopraletto. No, Allora, più- andiamo a parlare di cosa adesso? Ovviamente è un blu carta da zucchero e grigio. Basta. No, non andare via. E non c'ho la 60. Lo so, però c'è anche qui. Questo lo taglierò, sappiate. Sei distrutto. Perché Cosa fai? Ma fai come